Allora tu comunica. Allora! Il sale l'avete già messo? No. C'è il ketchup, ma non è... Da salare. Dropshard. Io l'ho portato, Casa. mi sa. Sì, il ketchup c'è, ma la maionese? I Dropshard sono nati circa 3 anni fa da un gruppo di studentelli amici che eravamo io, Seba e Alex, e abbiamo deciso di fare questo gruppo reduci da un'esperienza precedente che era l'esperienza Antares. Abbiamo deciso di suonare progressive appunto perché è una musica che consente di aprire molte più strade rispetto agli altri generi che soprattutto ci sono in Italia in questo periodo. Quindi abbiamo cominciato a cercare componenti per creare una formazione completa e poter suonare la musica che ci piaceva e anche musica nostra. Beh, allora dove siamo? Siamo nella nostra sala prove che è in pratica una casa in mezzo a un paese. In pratica stiamo facendo due cose insieme. Stiamo preparando il mini tour in Toscana e dobbiamo anche, cosa molto più importante se vogliamo, preparare il nostro primo CD. Approfittando della pausa estiva abbiamo deciso di metterci sotto e lavorare sul nuovo CD. Trattasi di una suite di circa 30 minuti. Più una bonus track. Siamo costantemente svegli alle 8, siamo dalle 9, una volta finita colazione stiamo a studiare, una volta che abbiamo finito di studiare mangiamo in pochissimo tempo, andiamo a provare tutto il pomeriggio e quello che riusciamo a fare alla fine è molto soddisfacente. Vi do un po' di numeri: in una settimana abbiamo fatto 17 ore di prove, al contrario delle 4 che facciamo solitamente al massimo. Durante questa settimana passiamo da momenti di gioia, follia, a momenti di rabbia, da così a così, da così a così, ma soprattutto lui e soprattutto Enrico. Enrico è entrato con noi nei Dropshard quasi un anno fa, ecco, prima suonava come chitarra solista in un altro gruppo rock. Ci ha contattato ed era, come dire, entusiasta, ecco. Sinceramente Enrico è stata la più grande sorpresa quando sono entrato in questo gruppo, perché si vedono spesso batteristi bravi, bassisti bravi, chitarristi bravi, tastieristi bravi, ma Enrico è veramente un cantante eccezionale. Ci aveva appena lasciato un cantante e stavamo cercando diversi cantanti e cercavamo di non fare la scelta affrettata su. Non sapevamo bene cosa cercare. Esatto. Visto che anche l'esperienza con il cantante precedente era di una voce totalmente diversa da solo. Magari abituati a un certo tipo di voce cercavamo sempre di associare un nuovo cantante che fosse più simile a quello che avevamo lasciato. Ovviamente ci siamo poi creduti successivamente. Sì. Abbiamo registrato tutti i provini e ci siamo, diciamo, ricordati molto bene di lui e l'abbiamo richiamato. No, sicuramente posso riuscire a dare qualche aiuto per qualche scelta stilistica piuttosto che compositiva, avendo precedenti da musicista sia come chitarrista che come suonatore di piffero. Scrive le sue parti vocali. Rompe i coglioni in maniera interessante. Diciamo che è meglio che rompa le balle piuttosto che farsi star bene le cose che non vanno bene. Mi piace comunque dare una mano anche sotto l'aspetto musicale, anche se mi soffermo soprattutto sulla sezione cori e voci. E penso che siamo molto fortunati ad averlo con noi. Sicuramente Alex è il principale organizzatore e scherzosamente il nostro capo, nel senso che ci tiene sempre ben focalizzati sull'obiettivo. Si prodiga molto per i Dropshard, sia cercando sempre concerti e date, stimoli nuovi, sia mantenendo i contatti tra il gruppo e il mondo esterno. È una personalità un po' particolare,
ma senza di lui sicuramente non andremo da nessuna parte. Tommy è il batterista del gruppo, la mente ritmica, il metronomo. Tommy è sicuramente per me un grosso punto di riferimento in questa band. Con me è sempre molto gentile e mi sta sempre dietro, cercando di aiutarmi a migliorare. È sempre molto propositivo nelle idee, nelle ritmiche e cerca sempre di essere, credo, il perno del gruppo, il punto centrale dove confluiscono idee comuni come disaccordi. Tommaso, il nostro spingone tastierista. In realtà il mio ingresso nel gruppo è stata un'esperienza molto stimolante e parecchio impegnativa, in quanto sono entrato in un momento in cui il gruppo stava per fare un grosso salto, la situazione sembrava dovesse promettere grandi cose e improvvisamente c'è stato un problema e c'era una lunga serie di concerti per tutta la primavera e la prima parte dell'estate e io quindi mi sono trovato sostanzialmente a dover imparare in un mese scarso, un'ora abbondante di scaletta. Tommy lo soprannominerei colui che non dorme mai. Per tutti i giorni in cui siamo stati qua, ogni momento della giornata era qui dietro la sua tastiera a impararsi le parti che credo che siano le più difficili fra quelle che abbiamo qua. Una bella testa, mi piace un bravo ragazzo, si impegna e ciò che mi stupisce di più di lui è che lui suona da 3 anni la tastiera, è alla mia età. Cioè lui ha cominciato a suonare a 20 anni, forse poco prima la tastiera, io suono dal doppio di lui, da 6 anni. Io quando suonavo la chitarra da 3 anni ero un pischello, lui adesso è con noi, suona uno strumento molto impegnativo che è la tastiera, eppure è molto entusiasta anche lui, scrive le sue parti, fa i suoni, è un appassionato di ricerca timbrica, diciamo così, e soprattutto non se la cava male. Ho sempre cercato di perfezionare e adattare al ruolo del tastierista le parti che erano già esistenti e già scritte. Allora, in questo particolare caso, le 5 canzoni della suite sono state scritte tutte precedentemente da me. Seba, in arte Sebastiano Benatti, è colui che scrive gran parte, se non tutte le canzoni dei Dropshot. Il chitarrista del gruppo è un ottimo strumentista, è molto valido tecnicamente. E di sicuro è un validissimo elemento con cui è molto bello suonare, in quanto spesso ragioniamo in base alle emozioni che porta quello che facciamo, non in base solo a note, pause e tecniche.